C'è una cosa che il mio vecchio insegnante di chitarra mi diceva e, sincero, non mi è mai andata giù per davvero. Però adesso, dopo quasi 20 anni, inizia tutto ad avere senso e, cavolo, aveva ragione. Ciao chitarristi, in questo video voglio parlarvi un po' della mia esperienza da studente chitarristico. Se l'idea vi piace, like qui sotto, iscrivetevi al canale e potrei fare altri video così, magari anche un pochettino più profondi e su altri argomenti. Quindi iscrivetevi. Stiamo parlando di un periodo che si aggira intorno ad un ventennio fa, non una cosa troppo recente ma neanche robe di un'altra epoca. Ecco, in quel periodo avevo iniziato a suonare da pochissimo e il mio passaggio naturale è stato quello di iniziare a suonare la chitarra classica per poi spostarmi sulla chitarra elettrica e la chitarra acustica. Però il come e le interazioni tra questi strumenti sono la cosa interessante per davvero. Infatti i miei inizi sono stati obbligati sulla chitarra classica. Vengo da quel periodo in cui se non iniziavi a suonare la chitarra classica non potevi imparare a suonare la chitarra, punto. Non c'era proprio speranza. Ecco, superata quella fase ho aperto un po' la mia mente al mondo della chitarra elettrica, del rock, colpa degli AC/DC, lo sapete già. Ho comprato la mia prima chitarra elettrica ed è stato un disastro. Mi ricordo benissimo il giorno in cui è arrivata a casa la prima chitarra con il primo amplificatore di quelli piccoli, compatti. La cosa che ha attirato di più la mia attenzione di tutto quel pacchetto è stato l'accordatore. Non avevo idea di che cosa fosse, proprio zero. Avevo intuito qualcosa perché c'era comunque il buco del jack e le note scritte sopra. Più di quello niente. Io suonavo la nota sulla chitarra elettrica, l'accordatore era staccato, quindi stupido io non avevo attaccato il cavo. Giravo, stack! La corda si è rotta. Chitarra nuova, già inutilizzabile. E il mio insegnante di chitarra dell'epoca sapeva cambiare le corde, ma volutamente, penso, non lo ha fatto. Inconsapevolmente quella cosa, la rottura di quella corda è stata la cosa migliore che potesse succedermi. Diciamo che mi ha un po' obbligato a prendere una deviazione rispetto alla strada che io pensavo fosse quella giusta. Quindi, chitarra elettrica appoggiata al muro, esci di casa e vai a comprare una chitarra acustica. Così almeno puoi suonare, non ti serve neanche la corrente, trasportarla per venire a scuola è tutto molto più facile, possiamo suonarla tutti insieme. Quindi, in quel modo è iniziato il mio periodo forzato, tra tante virgolette, sulla chitarra acustica, rispetto al mio sogno che era la chitarra elettrica. E solo ora, 20 anni dopo, vedo i frutti di quel periodo. Tra l'altro, visto che si parla di chitarra acustica, è appena uscita nuova una banana nuova, una Sound Session. Non vedo occasione migliore di questa per provarla. Bellina, tra l'altro. Mi ricorda i tempi in cui ho iniziato e giravo per il mio paese con la chitarra acustica in spalla. Quando non avevo niente da fare, prendevo la chitarra in spalla e camminavo per far vedere a tutti che suonavo. Esteticamente è tanta roba, mi piace un sacco. Poi c'è questa cosa qua da parte che è particolare, non si vede su tante chitarre acustiche, quindi sono un sacco curioso di provarla e approfondirla per voi qui sul canale. Oggi la provo per la prima volta e vediamo come va. E qui arriviamo al nocciolo della questione. Perché suonare la chitarra acustica è così importante e migliora e aiuta i chitarristi a migliorare più rapidamente? Ora, è una cosa un po' molto discussa, diciamo. Io mi sono fatto la mia idea sulla mia esperienza e ve la racconto. Quel periodo obbligato sulla chitarra acustica è stata una palestra. Quando ero più piccolo, già le mie mani adesso non sono dei badili giganti. Quando ero più piccolo erano ancora più piccole le mie mani. Tanto che all'inizio, vi ricordate, vi ho detto ho iniziato a suonare la chitarra classica. Ecco, non c'era la chitarra acustica quella piccola per i bambini. Ho iniziato su una normale. Comunque, tornando alla chitarra acustica, vi dicevo, è stato un periodo di palestra. Non avevo ancora suonato veramente una chitarra elettrica, quindi non potevo apprezzarne le differenze. Quello che è certo è che fidarmi del mio insegnante in quel momento è stata la cosa giusta. È stata la cosa giusta perché io tutti i giorni rompevo le scatole per montare la corda nuova sulla chitarra elettrica e tutti i giorni alla fine suonavo la chitarra acustica. Che, vi dico la verità, era più difficile. Era più difficile proprio per come è fatta la chitarra acustica. È una sensazione diversa. Se voi avete provato una chitarra elettrica e una chitarra acustica sapete a cosa mi sto riferendo. Poi mettiamoci il fatto che io non ero così esperto sulla chitarra, le mie capacità erano molto basse e abbiamo fatto la frittata totale di un Ale incapace di suonare una qualsiasi nota e produrre un qualsiasi suono. Le corde sulla chitarra acustica spesso sono più spesse, quindi vuol dire che le corde sono più grosse, quindi vuol dire che magari sono più tese a parità di intonazione. Tradotto significa che se ho una corda che è accordata con la nota di Sol, quindi in questo caso la terza corda,
che adesso non è accordata. Su una chitarra elettrica con le corde 10-46 sarà tesa in un certo modo. Sulla chitarra acustica, dove avrò montate delle corde più spesse, 0-13, lì la cosa diventa un pochettino più dura. La corda fisicamente è più dura da premere, è più spessa, quindi anche sulle dita, soprattutto quelle meno esperte, provoca più dolore per la formazione dei famosi calli sulle dita. Tutto questo si traduce in più fatica per il chitarrista, non una passeggiata, ecco, tranne le passeggiate che facevo io con la chitarra in spalla. In quel periodo non è che suonassi cose super complesse o chissà che cosa, semplicemente le mie lezioni si limitavano a imparare le fondamenta della chitarra, soprattutto della chitarra da accompagnamento, i primi accordi, soprattutto in prima posizione, e la cosa più tosta del mondo è stata quando ho dovuto imparare a fare il barré, una tortura. Le mie dita proprio non volevano saperle di far uscire il barré. È già una fortuna che io non abbia dovuto imparare a fare quell'accordo sulla chitarra classica, però anche la chitarra acustica... In quel caso il problema era la forza. Riuscire a far uscire le note da quella chitarra è stato complicato, però come vi dicevo mi ha insegnato tantissimo. È un po' Santana, un po' anche... Il passaggio successivo, subito dopo i primi accordi, è stato quello di familiarizzare con il manico in posizioni leggermente diverse dalla prima posizione. Perché sì, ci sono i primi accordi che impari, ok, sono in una posizione qui in alto dove fai il Do maggiore, il Sol maggiore, il Re, il Mi, il La, che è minore. Insomma, tutti questi accordi che hanno una posizione un pochettino più scolastica, possiamo dire, che è diversa da cose tipo... Questo è uno dei primi giri che strizzavano un po' l'occhio al blues che io abbia mai imparato. Questo riff, apparentemente semplice per chiunque sappia già suonare la chitarra, in realtà nasconde delle insidie. Ci sono tutte delle cose di stoppaggio corde, coordinazione delle mani, cose strane che per un principiante non sono per niente scontate. Aggiungeteci che in quel momento io ero in fissa totale per gli AC/DC, cioè la mia vita girava intorno ad Angus Young, per capirci. Quindi la mia testa voleva suonare quelle cose, voleva suonare quel rock classico degli anni 70-80, quei riff belli carichi, energici, e invece poi a lezione suonavo il blues e le basi di queste cose, imparavo gli accordi. Ovviamente non sapevo suonare così bene, però questo mio voler suonare delle cose diverse rispetto a quelle che mi insegnavano ha dato frutto a una cosa interessante. Quando andavo a lezione, ok, suoniamo il giro blues con quegli accordi che non so quali sono perché non so suonare ancora. Quando arrivavo a casa mi mettevo lì, internet, tutorial, i primi che iniziavano a comparire su YouTube, oppure qualche sito di tablature un po' fatte male, perché erano sempre fatte male, e quello che facevo era cercare di imparare i riff delle canzoni che mi piacevano, e in quel periodo mi ricordo molto bene di aver tentato l'apprendimento di Back in Black degli AC/DC. Re e La. Va benissimo. E poi arrivava... eccetera eccetera. Ecco, in quel momento io lasciavo suonare Angus Young, io mi facevo da parte, però diciamo che piano piano con il tempo le due cose si sono combinate insieme. Praticamente stavo studiando due percorsi separati contemporaneamente, sempre sulla stessa chitarra acustica. Tra l'altro io usavo una vecchia chitarra acustica non amplificata, era tutta intera, quindi non era spalla mancante come questa, e questa infatti ho visto poi già un preamp Fishman qui dentro che è super interessante, soprattutto se ho capito bene quanto costa questa chitarra. Però a quei tempi chitarra acustica nuda e cruda, così. Ok, la mia testa mi spingeva avanti su quelle cose. Il mio insegnante invece mi teneva ben fermo e saldo su delle cose effettivamente utili che la mia ignoranza mi faceva sottovalutare tantissimo, perché ignoravo che tutto quello che io volevo suonare negli anni è stato frutto esattamente delle basi che io stavo imparando in quel momento. Non sarebbero esistiti gli AC/DC senza il blues, però non lo sapevo. Piano piano le mie mani si sono abituate alla chitarra acustica sempre di più. Vi nascondo che c'è stato il periodo in cui ero veramente tentato di montare delle corde più sottili, però avrebbe implicato saper cambiare le corde alla chitarra, cosa che io non sapevo fare. Però le mie mani si erano abituate, riuscivo a suonare abbastanza bene le cose, perché nel frattempo era passato un bel po' di tempo. Non qualche annetto, ma un anno e qualcosa sicuramente sì. Quindi i miei riff degli AC/DC li sapevo fare, eccetera eccetera. Poi anche quel riff blues ormai era diventato mio,
E nel frattempo avevo iniziato anche ad esplorare il territorio degli arpeggi, cosa su cui ero un pochettino più avvantaggiato perché avendo delle basi di chitarra classica mi sono state molto utili. E mi ricordo tantissimo di aver imparato questo, vediamo se mi viene. E poi non me lo ricordo più. No, non me lo ricordo, fa niente. Però era Holiday degli Scorpion. Nel mentre ovviamente non mi ero dimenticato della mia chitarra elettrica a casa, appoggiata al muro, al tavolo. Finché un giorno vado a lezione e il mio insegnante mi dice: portami la tua chitarra elettrica. Io gliel'ho portata, non l'ho già raccontato, siamo andati a casa sua, mi ha montato un micantino nuovo di pacca, mi ha insegnato ad usare l'accordatore, come si accordava la chitarra. Questo nel mentre, nell'annetto e mezzo, perché dovevo sapere accordare la chitarra acustica, no? E quindi ero pronto. E la sensazione di suonare la chitarra elettrica dopo la chitarra acustica è stata un fulmine. Questa è una delle poche cose che veramente mi ricordo molto vivide, anche se è passato un po' di tempo. Mi ricordo il suono più debole che usciva dalla chitarra perché non era attaccata all'amplificatore. Voi direte, ma va? Per me non era scontato in quel periodo, soprattutto dopo un periodo molto lungo passato su una chitarra che basta sfiorarla e suona. Tutto quel periodo di chitarra acustica forzata ha dato i suoi primi frutti, perché il passaggio da chitarra acustica a chitarra elettrica è stato indolore. Sì, c'erano delle cose che comunque andavano sistemate perché la chitarra aveva una fisicità completamente diversa. Ad esempio, una chitarra elettrica sul canale distorto dell'amplificatore fa questo se non la tieni ferma. E non è una cosa bella, soprattutto se mentre stai cercando di suonare alcune note succede che le altre sono libere e quindi risuonano sotto e danno fastidio. Poi certo, ora intervengono degli effetti tipo il noise gate eccetera eccetera, ma ricordatevi che sto parlando di un ragazzino che cerca di imparare a suonare su un amplificatore di quelli dei kit, che è già tanto che hanno il canale distorto. Sapete anche che la mia prima chitarra è stata una simil strat tipo questa. Non vi nascondo che nella configurazione con il pick up al manico, quindi su un suono distorto molto basso, non esagerato, a fare quel riff blues che facevo sempre sulla mia chitarra acustica. Il risultato ovviamente non era minimamente paragonabile a quello che sto per fare, però mi gasava di brutto. E come vi ho detto, non è stato traumatico il passaggio. Il manico era sicuramente più piccolo, più piatto, più compatto, più stretto, diverso. Ok. La tastiera era diversa, sinceramente se dovessi provare a ricordarmi che radius avesse la mia prima chitarra non lo saprei, però era diverso dalla chitarra acustica 100%. E soprattutto le corde, quelle che mi aveva montato il mio insegnante erano delle corde 10-46, decisamente diverse rispetto a delle corde che partono da 13 e vanno in su una chitarra acustica. Poi ok, c'è tutta la questione anche della scala della chitarra, più è lunga più le corde sono tese, quindi più dure eccetera eccetera. L'abbiamo già detto qui sul canale tante volte. Per le dita di un ragazzino la differenza era gigantesca, sembrava quasi di neanche suonare. In più la fisicità del body della chitarra era completamente un'altra cosa, perché questa te la metti addosso, sta lì, piccolina, compatta, mentre la chitarra acustica ci devi stare intorno. Tra l'altro ho visto che quell'altra di prima aveva la scalamatura qui, come si chiama? L'armrest, ecco, che è questa piega che si vede anche sulla chitarra acustica elettrica, che casino sto facendo adesso, che rende tutto più comodo, quindi ad averla avuta quando ero più piccolo. I fattori alla fine quali sono stati? Il manico più sottile, le corde più sottili, quindi tutto un pochettino più comodo, la chitarra più piccola, tutto più compatto, il suono un pochettino più bello, accattivante come piaceva a me, e da lì ho avuto una motivazione per imparare a suonare gigantesca. Quindi perché la chitarra acustica mi ha aiutato veramente sul serissimo a suonare la chitarra? Avrebbe potuto avere un effetto disastroso, perché avrebbe potuto demotivarmi tantissimo, cosa che probabilmente è anche successa. Però ho continuato anche se il manico era un pochettino diverso, se le corde erano più grosse, più dure da schiacciare, avevo le mani piccole, non ce la facevo. E il risultato più grande, il consiglio più grande che posso darvi sul suonate la chitarra acustica è perché è una palestra fantastica. La mobilità delle dita e della mano in generale si sviluppa in maniera diversa. È diversa perché la chitarra
chitarra ti richiede di suonare in modo diverso, e questa è la cosa che il mio maestro mi ha obbligato a fare. Tutto quel periodo che il mio maestro mi ha forzato a non cambiare la corda sulla chitarra elettrica e passarlo invece sulla chitarra acustica mi è servito per il dopo. Con tutta sincerità, se avessi iniziato a suonare subito la chitarra elettrica, secondo me ci avrei messo molto più tempo, quindi quell'annetto e mezzo passato sulla chitarra acustica è stato effettivamente una scorciatoia, anche se all'inizio sembrava un pugno in faccia. Voi ditemi nei commenti qui sotto se siete d'accordo con me, fatemi sapere anche la vostra esperienza, ditemi con che chitarra avete iniziato, come vi siete trovati, se poi avete smesso, vi siete demotivati, se eravate carichi a bomba 1000, pum, sono il chitarrista migliore del mondo anche se ho 8 anni. Io ero uno di quelli, non è vero, perché non avevo 8 anni. Ricordatevi l'emoji del formaggio qui sotto e in descrizione vi metto il link anche di quella chitarra acustica di poco fa, perché per quel poco che l'ho suonata in questo video mi è piaciuta un sacco. Di sicuro la rivedrete qui sul canale. E adesso andate a suonare la chitarra acustica così diventate più bravi di me.